Benvenuta! Oggi Heavy Metal Heaven ha il piacere di ospitare un gruppo che giunge dall'Iran con un progressive metal fresco e personale. Almeno dalle nostre parti, l'Iran è un vero mistero a livello musicale. I più smaliziati conosceranno giusto Esceman Mirosica, uno tra i più celebri meme italiani di YouTube che sottotitolava in un italiano sconnesso Paria, canzone del 1986 di Shahram Shabapare. Gli altri forse neppure quella. Eppure, almeno qualcosa da dare a livello musicale, il paese persiano ce l'ha, anche se parliamo di metal, come dimostrano gli Heterochrome. Nati nel 2014 a Teheran, da allora hanno pubblicato ben 2 full length. L'ultimo, From the Ashes, uscito lo scorso 13 maggio, mostra che il gruppo iraniano non è affatto una mera curiosità per le sue origini esotiche. Al contrario, dimostra di avere molto da dare anche sul profilo musicale. Lo si può sentire già a livello stilistico nel suo progressive metal, eclettico e personale. Volendo fare un paragone, si potrebbero citare gli Orphaned Land, ma giusto da lontano. Al contrario degli israeliani, gli Heterochrome guardano meno al folk, o almeno così è in apparenza. In From the Ashes gli influssi medio orientali non mancano, ma sono più nascosti e subliminali nelle trame musicali. Già questo è un elemento di originalità per gli iraniani, ma ancor di più fanno nello stesso senso, per esempio, gli elementi estremi presenti a tratti. Oppure l'alternanza tra le voci di Mohammad Reza Arash Razei, in pulito o in growl, e quella femminile di Nida Malik, uno scambio che peraltro il gruppo gestisce bene. Lo stesso discorso vale per la scrittura in generale. Quella di From the Ashes, di norma, è molto curata, specie per quanto riguarda musicalità dei brani e sentimento intriso nelle atmosfere. Merito anche del fatto che gli Heterochrome sono del tutto agli antipodi di quei gruppi tutta tecnica e niente anima che a volte si incontrano nel panorama progressive. La loro musica è più semplice, ma ha molto più da dare. Lo dimostra una scaletta di livello medio-alto e soprattutto dotata di diverse hit che si lasciano ricordare, fatto non scontato nel metal di oggi. Tra di esse è impossibile non citare Sargadan, il vagante in Parsi, il moderno persiano parlato oggi in Iran, che alterna momenti sereni e liberatori e altri invece più cupi che prendono il sopravvento poi. Oppure WOTB, strumentale che non ha bisogno di parole per emozionare, tanto è valida e ben studiata a livello di progressione e atmosfere. Sono il meglio del disco insieme al duo iniziale, che mostra non solo alta qualità, ma anche un eclettismo notevole. In parte lo si sente già in Barai e Farda per Domani, pezzo molto progressivo, ma allo stesso tempo di gran musicalità. Ancor di più fa tuttavia Badbadak, il volo. Ha influssi quasi death nel riffage e nel growl iniziale, ma anche una tensione quasi epica a tratti, e tanta melodia che la rendono unica. Ancor più istrionica si rivela la successiva Rage Against the People, con momenti di orientamento death doom che ricordano i primi Paradise Lost, uniti ad altri più prog. Meno bella di ciò che la precede, è però ottima e si rivela anche un'interessante via in cui la band potrà evolversi in futuro. Tuttavia, d'altra parte, questa canzone mostra anche il tallone d'Achille di From the Ashes. Da un lato è vero che l'entusiasmo e la passione degli Heterochrome per la propria musica esce fuori chiara. Dall'altra parte però ogni tanto gli iraniani tendono a strafare. Il risultato è un disco a tratti eterogeneo, il che a sua volta è una delle origini di una scaletta un filo ondivaga. Motivo principale di ciò sono però alcuni cali di ispirazioni in alcuni frangenti. In generale, pur non essendo nati ieri, gli iraniani sembrano ancora un filo immaturi. In fondo però sono entrambi difetti che incidono solo in parte e non dovrebbero distogliere la tua attenzione da un disco come From the Ashes. Certo, forse gli Heterochrome potrebbero essere in grado di far meglio, ma anche se la loro carriera si muovesse sempre su questo livello medio, andrebbe benissimo. Parliamo infatti di un album molto buono che noi ti raccomandiamo, specie se come chi scrive questa recensione ami il progressive metal, ma vorresti ascoltare qualcosa di più originale e meno freddo dei tanti semicloni dei Dream Theater in giro. Voto di Heavy Metal Heaven 82 su 100. Per questa settimana abbiamo terminato. Se ti è piaciuta la recensione, metti like, commentala e condividila. Puoi anche seguire il nostro canale e attivare le notifiche con la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Inoltre, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Pinterest.
Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!